Visto che siamo ormai in estate inoltrata e il caldo è sempre presente, diciamo che una buona alternativa all'aria condizionata potrebbe essere quella di utilizzare dei ventilatori di buona qualità. Ne ho provati diversi in questo ultimo periodo, tra cui diciamo un altro modello della Philips, però con diciamo base più che altro come piantana, quindi da terra. Poteva anche essere montato in diciamo un supporto da scrivania, però mentre questo è un modello un pochettino più compatto, nasce per essere messo su un tavolo, su un mobile, quindi diciamo ad una certa altezza. Vediamo un attimino com'è e cosa c'è all'interno della scatola. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, purtroppo la scatola è abbastanza ingombrante, però. Allora abbiamo qui il solito pacco di manuali in stile Philips e poi togliamolo dalla scatola e vediamo com'è. E questo è il contenuto. Questo è un ventilatore tutt'altro che piccolo e compatto. Stiamo parlando comunque di un prodotto di fascia abbastanza alta, quindi non è il prodotto da 30 euro, 40 euro, è un prodotto che costa intorno alle 80 euro, ma da memoria, poi ripeto, va offerta più, offerta meno, lo potete trovare anche probabilmente a cifre più basse, però non è proprio uno di quei prodotti super scontati. Abbiamo la classica spina da 10 A e poi abbiamo il nostro ventilatore, non so se riesco a farlo vedere, ha un piccolo pannello di comando, scusate, e questo poi dovrebbe ruotare in varie posizioni. Vediamo un attimino se riesco a... Ok, abbiamo il pulsante di accensione, la possibilità di stabilire il funzionamento, vediamo se riesco ad avvicinarmi. Allora, qui sotto abbiamo i pulsanti, quindi questo è quello di accensione, sono pulsanti touch. Adesso ho il filo che rompe le scatole perché sta proprio sotto. Poi abbiamo comunque il pulsante che permette di impostare il periodo di funzionamento, quindi 1 ora, 2 ore, 3 ore, 6 ore, 12 ore. Poi abbiamo la ventola, prima velocità, seconda velocità, terza, modalità notturna e poi modalità eco, penso che sia, ok. Ecco, questa è assolutamente orientabile, per cui lo potete orientare. Ci sono non so se riesco, sì, infatti l'ho preso al contrario, non fa niente. Ok, vediamo se riesco anche a farvi vedere quant'è la spinta. Allora, non so se riesco, guardate, così è alla minima velocità. La spinta è davvero, non so se si sente il vento, ma è davvero notevole. E in modalità eco la rumorosità, non so se la sentite, è praticamente quasi a zero. Altra cosa carina è la possibilità di attivare il movimento, che è elettronico, quindi ha una base per cui ruota, la classica rotazione. Questo fa una rotazione orizzontale, la parte verticale invece è manuale, però ripeto, poco male, direi che non è un... Ecco, altra cosa carina di questo ventilatore è che è completamente smontabile, per cui è proprio possibile pulire sia la griglia posteriore che la griglia anteriore, può essere rimossa. Tanto lo fermiamo.
ma secondo me è sicuramente con un gran bel prodotto e produce effettivamente molta aria. Non so se si sente, però al terzo. Bene, vi lascio comunque il link in descrizione, secondo me è un gran bel prodotto Philips, non sbaglia, anche come materiali mi sembra bello, nonostante sia fatto interamente in plastica, comunque trasmette una bella sensazione. Non è leggerissimo, niente di che, sarà un paio di chili, però dà anche un'idea. Il fondo non presenta un granché, mi sembra anche tutto molto ben rifinito e ha un consumo di, vediamo quanto, se c'è un dato di targa, se riesco a farvelo vedere, consumo massimo di 27 watt, per cui diciamo anche non particolarmente costoso da tenere acceso. Va bene, vi lascio il link in descrizione come vi dicevo, vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto, vi è stato utile e come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, ci aiutate una mano a crescere e portarvi contenuti nuovi con una certa regolarità. Grazie e alla prossima!